No! Che cazzo! Che pesce incredibile! Amiche e amici, è da sempre risaputo che in estate, nelle ore calde, le ore centrali della giornata, dalla spiaggia si possono insidiare le orate anche di grossa taglia, quasi indipendentemente dalla condizione del mare. Per dare una spiegazione a questo comportamento da parte dell'orata, bisogna partire da due presupposti su base biologica. Il primo presupposto è che il caldo, o meglio l'acqua calda, facilita, agevola la digestione dei pesci, mentre il secondo presupposto riguarda l'alimentazione dell'orata, che è basata su un sacco di robaccia durissima, spesso calcarea, gusci di cannolicchi, cozze, telline, tutta roba che richiede un sacco di energia per essere processata e digerita. Bene, la biologia marina cosa sostiene? Sostiene che le orate, per processare alimenti così complessi, sfruttano in estate l'aumento della temperatura nel sottoriva per assimilare questi nutrienti nel minor tempo possibile, e lo fanno appunto vicino alla costa, a volte a pochi metri da noi, proprio per cercare l'acqua calda. È efficienza e in un certo senso è intelligenza. Ci troviamo in una delle spiagge più famose del Cagliaritano, la spiaggia di Giorgino, una spiaggia che è stata particolarmente travolta dal ciclone Harry lo scorso gennaio, ed è una spiaggia famosa perché sia in inverno con le spigole e sia in estate con le orate ci si può tirare fuori delle grandi soddisfazioni. Inoltre nelle ore notturne, in determinate condizioni, si possono fare belle pescate di mormore e di pesci serra. Queste sono le due esche che ci siamo portati oggi in spiaggia, il bibetto in scatola e il granchietto verde. Allora, esistono diversi inneschi per il granchio, davvero decine. Siccome devo fare un lancio ad alta energia, peraltro col vento contro, preferisco non bucarlo e legarlo con il filo elastico. Io faccio un innesco molto semplice, per dire la verità. Una volta posizionato l'amo sulla pancia in questo senso, con il filo elastico procedo, vedete che lo aggancio in queste spinette che ha laterali, non so se si riescono a vedere, io lo sto agganciando lì, il filo elastico, senza farglielo passare davanti alla bocca. Faccio una decina di giri così, poi mi giro e li faccio dall'altro lato. Sono degli appigli perfetti per fare questo lavoro qua. Dopodiché mi faccio due mezzi colli e taglio. Lo so che sembra assurdo che questo sistema possa riuscire a mantenere il granchio in posizione con un lancio ad alta energia, ma dovete fidarvi di questo, funziona. Io innesco un bibetto invece. L'unica cosa difficile, se vogliamo dire difficile, dell'innesco del bibi, che secondo me è il verme più facile di tutti da innescare, è bucarlo senza fargli uscire tutto il suo liquido, che ovviamente è utile che venga rilasciato in acqua perché fa ovviamente odore. Ok, anche qui io lo metto sempre con la parte secondo me dura sull'amo, quindi questa parte un po' più bianca tendo a metterla sempre sull'amo perché mi sembra che regga meglio il lancio. Al contrario, la bocca invece che è un po' più morbida ogni tanto scivola sull'amo dopo il lancio. E andiamo a lanciarlo. You just gotta be fearless. È grossa, Fede! You just gotta be fearless. You just gotta be fearless. You just gotta be F-E-A-R-L-E-S-S.
gotta be fearless. You just gotta be fearless. You just gotta be. Bellissimo, bellissimo. Che figata. Che pesce incredibile. Che pesce incredibile. Ore 14:20, primo segnale della giornata. Adesso siamo di nuovo sotto l'ombrellone. È una pesca faticosa questa, bisogna passare tante ore in spiaggia al caldo, c'è veramente molto caldo, anche se per fortuna siamo salvati dal vento oggi e quindi non è semplice, nonostante sia meno impegnativa di una classica battuta di surf invernale. Però anche questo tipo di pesca ha le sue fatiche. Tuttavia quando arrivano pesci come quello che ha pescato Vale, tutta la fatica viene ripagata. Piccola, probabilmente un pesce piccolo. È un pesce molto piccolo, piccolissimo. Minuscola. Allora, fermati. Guarda, presa in punta di labbro. Bellina, bellina. Vai. Là, guardate che bellina. Mamma. Minuscola. Che cazzo? Ma che cazzo? No, no, è liscia, deve essere che era il vento. Cosa c'era? Il granchio. Cazzo. Ma l'ho appena lanciato questo. No, ma dai, l'ho appena lanciato. Non ci credo, l'ho appena lanciato. Appena lanciato, letteralmente. Sono andato, mi sono seduto, forse dopo un minuto mi sono girato e c'era la canna per terra. È successo che ha boccato l'orata, la canna ha sbandato, si è messa dritta, filo in bando, il vento l'ha buttata giù. Capito? Questa merda di picchetto che ho io, che è troppo largo, a differenza di quelli verdi che hanno un sistema che impedisce alla canna di accappottarsi, quello che è successo è che c'era la canna appoggiata in piega, il pesce mangia, la canna va in bando e il vento la butta giù. Se ci fosse stato il picchetto verde non si sarebbe accapotata la canna. Aia, pure. Guarda, mi ha anche punto, maledetta, con la spina. Che poi, vuoi ridere? Pensavo fosse un pesce grosso, perché si è impantanata nelle alghe. Ho sentito che c'era pesce, più tutto il peso delle alghe. Ho pensato fosse un pesce grosso. 70 grammi pesava colorata. È stato un pomeriggio molto noioso, ma ci stiamo adesso approcciando a un altro momento molto caldo, che è il tramonto. Alba e tramonto infatti rappresentano un momento chiave per pescare l'orata dalla spiaggia. Nel mentre vi volevo far vedere
la montatura che noi usiamo per questa pesca, la più semplice del mondo, il mini trave. Un trave in acciaio di pochi centimetri con uno snodo a cui colleghiamo un bracciolo di circa 1,5 metri del diametro dello 0,25 in fluorocarbon e infine un amo, adesso ve lo faccio vedere, eccolo qua, questo è l'amo che usiamo per fare questa pesca, il Nuclear MR700 numero 4 della Colmich. È piuttosto robusto ma non eccessivamente, non mi è ancora mai capitato, adesso tocco ferro, che un'orata me lo piegasse, perché in questa pesca bisogna fare questo tipo di ragionamento, visto la bocca che ha questo pesce. Andare a usare un amo dal diametro troppo sottile è pericolosissimo, questi pesci possono agevolmente piegare, aprire o addirittura spaccare ami, quindi bisogna usare un amettino robusto. A me tuttavia non piace che sia eccessivamente grosso e robusto, perché è anche vero che per andare a ficcarsi dentro tutte quelle placche ossee che ha in bocca preferisco comunque che sia molto affilato, e quindi cerco una sorta di equilibrio tra un amo robusto e che sia affidabile dentro quella bocca trituratrice di questo pesce, ma anche affilato che sia capace di pungere in mezzo alle placche ossee e andare a ficcarsi bene nella carne. E quest'amo diciamo che rappresenta l'equilibrio di cui vi ho appena parlato. È solo leggermente più dritta. È solo leggermente più dritta. Ha perso la piega che gli avevo messo. Però shock. Bella! Questa è una bella orata. È una bella orata, sì. Manca ancora 20 minuti, mezz'ora prima dell'imbrunire vero e proprio. Però già finalmente dopo non so quante ore, Vediamo forse se... 6 ore, finalmente un altro bel pesce. Ho mangiata super subdola, la canna ha fatto da così, si è messa un po' dritta e poi è rimasta immobile. Sì. Ho detto qualcosa l'ha toccata, però ho pensato magari anche una mormora. A volte c'è. mangia, sposta il piombo di pochissimo e rimane sul posto, quindi tu non ti rendi conto, ma mi è capitato di pescare orate anche da chilo e mezzo che sono rimaste ferme sul posto dopo aver mangiato, e quindi tu prendi la canna e dici sì, magari c'è qualcosa, poi dai la ferrata e canna in bando! È più grossa, eh? Sì, sì. Questa canna ha pescato soltanto oratine microscopiche fino a questo momento. Il pesce viene abbastanza facilmente. Bella. No! Che morso! No! Porca miseria! Che morso! Che morso! Fede, ferma! Che Guarda. sfiga! Guarda che bel pesce È che ci ha bellissima mangiato. questa. Per chi non ha idea di cosa sia successo, questo è il morso di un pesce serra, un pesce predatore che
bazzica le spiagge di tutta Italia, soprattutto nel periodo estivo, ma in realtà c'è tutto l'anno. Questo è un morso grosso, ragazzi, no. Sì, si capisce, Fede, quanto è grande. Questo è un pesce, era un pesce importante. È stata allamata all'angolo della bocca e poi è stata aggredita. Ok ragazzi, ci salutiamo. Questo è il pesce di giornata, l'orata pescata da Vale, un bellissimo pesciozzo veramente. E queste sono le due orate che sono appena uscite, un'orata e mezzo a dire il vero. E quindi con questa cattura finita in tragedia ci salutiamo e ci vediamo presto. Era da molto tempo che non pubblicavamo un video, spero vi sia piaciuto, un video estivo, cosa che di solito non facciamo. Ci vediamo alla prossima uscita pesca, un grande abbraccio a tutti.